tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sul banco abbiamo una scheda Daikin, di cui questo è il marchio stampato sulla scheda 2P1000238 e l'altro si trova qui sotto 3PCB1097. Questi due sono i marchi per fare riferimento alla scheda, credo, perché poi qui sotto c'è un altro marchio che è 6DI15S050D. Ho deciso di fare un video su questa scheda perché è molto importante per quanto riguarda sia la sostituzione dei componenti per cui si guasta, e sia l'alimentazione sul banco, come va data e i vari ponticelli da fare. Adesso andiamo direttamente al problema della scheda. La scheda comunque è stata già riparata, i componenti che ho sostituito sono questi qua, più uno Zener che adesso non sto trovando, ma ve lo faccio vedere. Questo qua è uno Zener di 5,6 volt, il suo marchio è 1N4734, ripeto 5,6 volt. Questo Zener solitamente salta, poi dovete cambiare questi tre condensatori, il transistor, perché questa scheda ha uno switching sul primario a transistor che è un C3751. Dopodiché bisogna verificare sia questa resistenza da 10 ohm, che è questa, e sia il ponte diodo, che è questo qua. Questa scheda ha due alimentazioni separate, di cui questo ponte diodo che va a alimentare questo circuito e quest'altro ponte diodo che va a alimentare la parte di potenza. Qui abbiamo un altro ponte diodo che va poi insieme al trasformatore, che tramite questo cavo rosso va a fare un campionamento per poi tramite questo modulo qua va a riportarlo sul microcontrollore che sta qui all'interno di questo modulo resinato. E anche questo qua è un modulo resinato, ma ce ne abbiamo un altro qui e un altro qui. Sono tutti campionamenti che vengono fatti dalla parte di potenza per poi essere trasferiti sul microcontrollore che sta qui. Purtroppo quando questi si guastano non si può fare niente, perché ripeto sono resinati. Per fortuna questa è una scheda che dura nel tempo, è fatta in bacalite, che a differenza di quelli che fanno oggi sono in vetroresina. Il problema del vetroresina è l'ossidazione, è più soggetta a rovinarsi con l'umidità, mentre questa mantiene di più. Solitamente il problema su questa scheda è quasi sempre i componenti che vi ho sottolineato, cioè la parte primaria. Adesso diamo alimentazione, andiamo a vedere con il multimetro i voltaggi, i vari voltaggi. Bene, da questi due pin si alimenta la scheda. Questi altri due cavetti arancione va messo il reattore, non vi potete sbagliare perché sono arancione e poi hanno questo connettore in plastica. Quindi diamo alimentazione e andiamo a vedere il voltaggio sul secondario. 5,8 volt, 5,7, 5,9, 5,8. Più o meno il voltaggio che vi deve risultare deve essere 5,8 su questi diodi, che sono 4, mentre invece sul D9, che è questo, dovremmo avere 20 volt circa, 19,7. Sul D10 5 volt. Questo diodo invece, il D6, va
insieme sulla parte primaria del transistor, quindi qua troveremo un voltaggio alto. Sul D11, che è questo, abbiamo 3,7 volt, ma attenzione perché qui dovremmo trovare la 12 volt, e per trovare la 12 volt qui dovremmo fare un ponticello su questo connettore qua, che è il connettore S45, questo, ok? Quindi adesso vi farò vedere come fare il ponticello, perché se non fate il ponticello qui tra GND, dove vedete qui scritto GND, e qui trovate scritto 5 volt e qui 12 volt, andiamo a vedere, non abbiamo niente, nessun voltaggio, neanche qui non abbiamo nessun voltaggio. Questo è semplice da verificare, è stampato sulla scheda, ok? 5 volt e 12 volt. E allora prendiamo un jack e andiamo a fare un ponticello tra i piedini estremi del connettore S45. In questo modo mettiamo il puntale sul negativo GND e l'altro sulla 5 volt. Possiamo vedere che abbiamo 5 volt, mentre sulla 12 abbiamo la 12 volt. Attenzione perché sui relè di carica e di precarica dovremmo avere la 12 volt fissa, e qui ce l'abbiamo, ma sul relè di carica non ce l'abbiamo. Quindi su quello di precarica ce l'abbiamo, su quello di carica non ce l'abbiamo la 12 volt. Quindi per verificare la 12 volt andate direttamente sul diodo che si trova in parallelo alla bobina del relè. Dove vedete la fascia bianca ci deve essere la 12 volt. Infatti qui sul reofero trovate anche un cerchio, e quindi qui è la parte positiva e dovete trovare la 12 volt. Non ce l'abbiamo. E adesso vi faccio vedere come far arrivare la 12 volt sul relè di precarica. Qui su questo connettore abbiamo le 3 uscite dell'IPM UV-W e poi abbiamo altri 2 cavetti nero e grigio. Dobbiamo fare un ponticello tra questi 2 cavetti nero e grigio in questo modo. Una volta fatto il ponticello andiamo a mettere il puntale su GND e l'altro puntale lo mettiamo sul diodo D5 che sta in parallelo alla bobina del relè di carica, questo bianco, e potete vedere che abbiamo la 12 volt. Ma nonostante tutto i relè non switchano per portare la 300 volt sulla parte di potenza. Se andiamo a mettere il puntale sul pin positivo e sul pin negativo dell'IPM non abbiamo la 300 volt, perché il GND viene rilasciato da questo modulo in cui all'interno, come vi ho detto prima, ha il microcontrollore di cui manda il GND ai 2 relè una volta che va in comunicazione con l'unità interna. E allora per fare questo vado a prendere un multimetro analogico, lo metto in continuità, vado su GND e l'altro puntale lo vado a mettere sul D5. A differenza di prima, per controllare la 12 volt siamo andati sul reofero, quello marchiato bianco. Adesso andiamo dall'altra parte del diodo e in questo modo portiamo il GND sul relè di carica. Guardate un po', avete sentito il click del relè. Lo possiamo fare anche su quest'altro diodo
che è il D4. Mi raccomando, fate attenzione dove mettete il puntale. Il puntale, come ho detto prima, va messo sempre sull'altra parte del diodo dove non ha la fascia. In questo caso potete vedere che il D4 ha la fascia sul reofero dove è cerchiato bianco. Vado a mettere il puntale e anche qui si è sentito il click del relè. È ovvio che la 300 volt la troverete per un po', perché poi nel momento in cui rilasciate ritorna tutto. Infatti potete vedere che si sta scaricando il voltaggio, quindi questi sono i condensatori che si stanno scaricando, quindi nel momento in cui date la 300 volt i condensatori si caricano, dopodiché rilasciando giustamente il relè si apre e i condensatori andranno a scaricarsi perché non ci sarà più la 300 volt. Adesso andiamolo a fare di nuovo, così vi faccio vedere. Eccola qui, potete vedere la 300 volt. Vado a rilasciare e piano piano i condensatori si andranno a scaricare. Però in questo modo possiamo verificare se effettivamente la 300 volt arrivi sull'IPM. Ho ricollegato il tester con i coccodrilli questa volta sull'IPM, così andremo a vedere meglio il voltaggio quando arriverà a 300 volt. Quando si andrà a chiudere il relè arriveranno i 300 volt. Come ho detto prima, multimetro digitale, lo mettiamo in continuità. Ok, diamo alimentazione, mettiamo un puntale su GND, non vi potete sbagliare perché c'è stampato sulla scheda GND. Non sbagliate a mettere il puntale sulla 12 volt, altrimenti andrà la 12 volt in corto. Quindi il puntale va messo sempre dall'altra parte del diodo dove non ha la fascia bianca. Ok, possiamo vedere i 300 volt. Vado a togliere il puntale e piano piano si andrà a scaricare. Sono i condensatori che andranno a scaricarsi piano piano. Bene, abbiamo visto i componenti da sostituire sul primario, abbiamo visto l'alimentazione sul secondario, il ponticello che va fatto su questo connettore per poter verificare la 5 e la 12 volt, l'altro ponticello su questo connettore per far arrivare la 12 volt sul relè di carica. Abbiamo altri connettori qui. Questo connettore, l'S70, va collegato il ventilatore. Questo è il suo condensatore di spunto, perché ha un ventilatore a 220 volt 50 Hz, quindi ha il suo condensatore di spunto che potete verificare con un multimetro. Questo è da 2 microfarad. Qui abbiamo due relè in cui uno serve per avviare il ventilatore, l'altro relè serve per avviare la valvola a 4 vie sul connettore S80. Poi abbiamo altri due connettori. Uno dei due, soprattutto questo S20, va collegata alla valvola di espansione elettronica per verificare se è tutto ok, perché questo qua, questo integrato STA 481A, questo qua va a gestire la valvola di espansione elettronica, e quindi per verificarlo tramite questo simulatore. A proposito, per collegare questo simulatore dovete trovare la 12 volt prima. È molto semplice. Prendiamo il multimetro digitale, potete farlo anche con quello analogico, non è un problema. Mettete in continuità e andate a vedere quali sono i pin della 12 volt. I pin in questione sono 6 in tutto, 2 sono della 12 volt e 4 sono
GND che arrivano da questo integrato che vi ho detto prima. Quindi andiamo a verificare quale di questi sono la 12 volt. Andiamo a prendere i primi due di sinistra, andiamo sul regolatore di voltaggio dove arriva la 12 volt e questo è il pin positivo dove arriva la 12 volt. Prendo l'altro multimetro perché questo ha i puntali troppo grossi e non riesco a farvi vedere bene. Prendiamo il primo di sinistra, andiamo sulla 12 volt, possiamo andare anche qui, ok, quindi è la stessa cosa. Anche il secondo di sinistra arriva la 12 volt, anche su questo arriva a 12 volt. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il simulatore per controllare le uscite della valvola di espansione elettronica, mettiamo questi 4 pin sui GND che si trovano tutti a destra e questo che è il positivo, che è il cavetto singolo, lo mettiamo su uno dei due pin. Uno vale l'altro perché entrambi arriva la 12 volt. Vado a spegnere la luce così possiamo vedere i LED. Do alimentazione, eccolo qui, possiamo vedere che la valvola di espansione funziona perfettamente. Ok, bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e azionate la campanella delle notifiche in modo che possiate rimanere sempre aggiornati. Da Mimmo Refrigerator questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo video.